Il nostro multivitaminico multiminerale, che deriva completamente da fonti vegetali, quindi adonio anche ai vegani, in una barattolo, diciamo, contenente 60 compresse, è in grado di garantire un apporto completo praticamente di tutti gli elementi fondamentali per garantire una nutrizione essenziale, perché sappiamo che nella nutrizione essenziale dobbiamo garantire i 3 micronutrienti essenziali, cioè che noi dobbiamo necessariamente assumere dall'esterno, e quindi oltre all'acqua abbiamo i minerali e le vitamine. Per quanto riguarda l'acqua non ci soffermiamo, per quanto riguarda le vitamine troviamo come ingrediente principale queste compresse, che sono praticamente contenute mediante una cellulosa microcristallina che noi sappiamo noi digeriamo, poi contengono ossido di magnesio e potassio cloruro, e poi il componente più importante come vitamina è, dopo questi 2 minerali essenziali fondamentali quale il magnesio e il potassio, la presenza di acido ascorbico, che sarebbe non altro che la vitamina C. La vitamina C sappiamo essere praticamente l'unica vitamina idrosolubile essenziale praticamente al nostro organismo. Oltre a questo, praticamente la vitamina contiene anche una grande quantità di ferro, il ferro gluconato. Questo ferro gluconato perché il ferro, insieme al magnesio e al potassio, e anche in parte al calcio e al fosforo, ma ampiamente presenti nelle nostre ossa, presenti nella stessa slow protein, il ferro rappresenta l'elemento, il minerale essenziale più importante che noi dobbiamo acquisire con la dieta. Quindi già capiamo che nel nostro complesso multivitaminico multiminerale sono presenti i 3 minerali essenziali più importanti, magnesio, potassio e ferro, e la più importante vitamina idrosolubile che è l'acido ascorbico. Poi abbiamo un antiagglomerante, vabbè, che è il magnesio stearato, e poi ci sono presenti le altre vitamine liposolubili come la vitamina E, poi è presente la niacina, lo zincossido, il calcio, abbiamo detto, la vitamina B12, è presente il rame, è presente le altre vitamine del complesso B molto importanti, quali oltre la B5, la B6, la B2, la B1. Poi abbiamo la vitamina A, che insieme alla vitamina E rappresentano le vitamine liposolubili più importanti presenti nel nostro organismo. Abbiamo una quota di sodio molto piccola a selenio, l'acido folico molto importante, il cromopinicolinato che favorisce l'azione di insulina, ancora un po' di potassio ioduro che funziona un po' come apportatore di iodio, la biotina, il coenzima Q che è molto importante, il colecalciferolo che è la vitamina D3, e poi la cianocobalamina che è la vitamina B12. Stiamo parlando quindi di un complesso multivitaminico multiminerale molto importante in 60 compresse, praticamente in grado di garantire quell'apporto di tutti gli elementi e i valori nutrizionali che abbiamo poc'anzi indicati, e li abbiamo visti nei valori nutrizionali. Quindi vediamo, oltre agli ingredienti che indicano il contenuto, anche i valori nutrizionali in magnesio, vitamina C, ferro, selenio, vitamina E, zinco, niacina, manganese, vitamina B12, vitamina A, rame, B6, B2, B1, acido folico, cromo, iodio, biotina, coenzima Q10, vitamina D3 e poi la cianocobalamina che sarebbe la vitamina B12. Quindi stiamo così, diciamo, andando ad apportare con questo complesso multivitaminico multiminerale quei nutrienti essenziali, in particolar modo quei micronutrienti che noi potremmo non assumere in una dieta variata, in quanto praticamente noi facciamo il digiuno proteico, in cui il nostro obiettivo è portare all'interno del nostro organismo solo gli alimenti essenziali e con nessuna funzione praticamente energetica, che invece sappiamo avere forte funzione energetica praticamente il nostro grasso corporeo, il quale sotto
l'azione del glucagone, una volta che l'insulina e la glicemia si sono abbassati, entrano in funzione per smobilizzare il grasso, trasformare i trigliceridi in acidi grassi e glicerolo. Il glicerolo diventerà un metabolite intermedio del metabolismo degli zuccheri, mentre gli acidi grassi entreranno nei mitocondri grazie a dei trasportatori e una volta entrati nel mitocondrio subiscono la beta-ossidazione degli acidi grassi che porta alla formazione di molecole di acetilcoenzima A che, non utilizzati per mancanza di ossaloacetaldo impegnato nella gluconeogenesi in citrato, non potrà né entrare nel ciclo di Krebs né fuoriuscire nel citoplasma per formare e sintetizzare nuovo grasso, ma questo eccesso di acetilcoenzima A, frutto della beta-ossidazione di acidi grassi all'interno dei mitocondri, si condenseranno fra di loro due molecole di acetilcoenzima A formando l'acetoacetilcoenzima A che, una volta fuoriuscito dalla molecola sotto forma acetata nel sangue, verrà ricaptato praticamente da quei tessuti extrahepatici in grado di utilizzarlo riportandolo nel mitocondrio, dove subirà l'ossidazione ad acido carbossilico formando due nuove molecole di acetilcoenzima A che daranno vita al ciclo di Krebs. Questi tessuti extrahepatici, sappiamo, sono i muscoli, il cuore, praticamente il cervello. Mi sembra così di aver spiegato tutto quello che può interessare, diciamo, una corretta assunzione di minerali e vitamine con questo complesso multivitaminico, multiminerale che noi forniamo in associazione alle nostre chetoproteine Bernardis. Grazie per l'attenzione.